to transfer the heat from the nuclear fuel to a steam engine. Quindi la maggior parte, la stragrande maggioranza di questi reattori attualmente operativi nel mondo utilizza acqua naturale come fluido refrigerante, significa per trasferire l'energia termica prodotta nel nocciolo, quindi nel combustibile nucleare, e trasformarla in vapore che poi passa al turbogeneratore e produce elettricità. Some countries like France and Sweden have a very large fraction of electricity produced in this way. E alcuni paesi come la Francia hanno una grande percentuale di energia elettrica prodotta dal nucleare, per esempio la Francia primeggia col 75%. And it's very efficient. The cost of electricity in Sweden from nuclear power plants is 3 cents per kilowatt hour. E è una modalità di produzione dell'energia molto efficiente e competitiva, perché per esempio in Svezia il costo di produzione è 3 centesimi per kilowattora di energia prodotta. And we can compare that to the cost of producing electricity in Italy, which is 10 cents. E naturalmente possiamo paragonare al costo per produrre l'elettricità in Italia, che è di 10 centesimi per kilowattora, quindi è più di 3 volte tanto. So, of course, many people are worried about accidents. Naturalmente molte persone sono preoccupate per gli incidenti relativi al nucleare. Actually, there has been quite many severe nuclear accidents in history. E ci sono stati molti incidenti cosiddetti severi, cioè in qualche modo seri, nella storia sugli impianti nucleari, non solo quelli largamente noti. So not only Chernobyl or Fukushima, but there have been 4 serious accidents in the United States. Per esempio ci sono stati 4 seri incidenti negli Stati Uniti d'America. And what you might not be familiar with, also countries like Switzerland, Sweden and Canada have had severe accidents. E per esempio ciò di cui potreste non essere a conoscenza è il fatto che anche stati come la Svizzera, la Svezia e il Canada hanno avuto importanti incidenti. Yes, but they are severe only because they destroy the reactor. E sono detti severi perché distruggono il reattore, nel senso compromettono l'integrità strutturale del reattore, ma non perché hanno necessariamente impatto sulla popolazione, ed è per questo che infatti non sono noti alla popolazione. Yeah, so like you said. Yeah. So as you can see here, today you can actually visit Chernobyl. Al giorno d'oggi potete effettivamente visitare Chernobyl, perché lo dico, I say so. Yeah. You are the one there. È quello a Ianne, dentro Chernobyl. Yes. E ancora lì. So I am here 10 meters away from the core melt. E lì è a 10 metri di distanza dal nocciolo fuso. Yes. Okay. So it is possible to actually clean up the place, but it will take a long time. Quindi è effettivamente possibile ripulire il sito, però naturalmente richiederà tempo, lungo tempo. So now if we want to understand how dangerous nuclear power really is, adesso vogliamo chiederci se il nucleare è davvero sicuro e come misurarne la sicurezza. so we can use a number which is the number of years of life that is lost due to the production of electricity. È un indicatore che è utilizzato per fare il paragone tra differenti risorse d'energia, è il cosiddetto YOL, che è l'acronimo che sta per Years of Life Lost, che è anni di vita persi, quindi per unità di energia prodotta in energia elettrica. And there we see that, well, maybe you know that, of course, that oil and coal is much more dangerous than nuclear. Quindi, come si può vedere qui, il petrolio e il carbone sono molto più pericolosi del nucleare. But what is not so well known is that solar power is about 4 times more dangerous than nuclear power. Quindi riguardo al petrolio e al carbone è un dato più o meno noto. Ciò che invece è molto meno noto è che l'energia solare è 4 volte più pericolosa del nucleare. So it still makes sense to continue to use nuclear power. Quindi ha ancora senso perseguire la strada nucleare. Now, of course,
nuclear waste is considered to be a problem we have to solve. Naturalmente il più grande problema che dobbiamo risolvere è quello delle scorie nucleari. So how does the nuclear waste appear? How is it produced? Quindi cos'è la scoria nucleare, da dove viene e come è prodotta? So if a neutron interacts with uranium-235, se un neutrone interagisce, quindi colpisce un atomo di uranio 235, we get energy but also fission products. Noi otteniamo energia, ma otteniamo anche ciò che viene definito prodotto di fissione. And some of them are very radioactive. E alcuni prodotti di fissione, che sono degli altri atomi più piccoli dell'uranio 35, sono molto radioattivi. Another process that creates nuclear waste is when a neutron is captured by uranium-238. Un altro processo è quello di cattura di un neutrone da parte dell'isotopo 238 dell'uranio. And then we create plutonium, E quindi in questo modo creiamo il plutonio, the element of the death, right? l'elemento della morte, giusto? Here you see actually a sphere of plutonium. Lì potete vedere una sfera di plutonio. It was produced in Sweden in 1965 or so. Che è stato prodotto in Svezia attorno al 1965. Yeah, this was part of the Swedish nuclear weapons program. E come parte del programma nazionale svedese nucleare, naturalmente per bombe nucleari. So you can actually hold it in your hand and it's not dangerous. Quindi potete prendere una sfera di plutonio come quella, tenerla in mano e non è pericolosa. Of course you should not eat it, it's not Però healthy. naturalmente non dovreste mangiarla, in quel caso è However, when plutonium is capturing neutrons, you eventually produce also americium and curium. Quando però il plutonio cattura neutroni, si producono americio e curio. And these elements are called minor actinides. Questi elementi sono chiamati actinidi minori. And they are much more difficult to handle and to manage. E questi actinidi minori sono molto più difficili da gestire e da maneggiare. You can see here, this glows in the daylight. Ah, So it does not glow only in the dark, but in full daylight. E quindi il curio brilla, emette luce non solo al buio, ma anche alla luce del giorno, diciamo. Yeah. So, the question, can we do something about that? Well, first of all, okay, per quanto tempo dobbiamo conservare i rifiuti? Per quanto tempo dobbiamo tenere i rifiuti in depositi e gestirli? Yeah. So, it is true that you have to store nuclear waste for a very long time before it becomes, before it's no longer dangerous. Quindi è verissimo che il combustibile nucleare scaricato dalle centrali va confinato e mantenuto in depositi per molto tempo prima che diventi non più pericoloso. So plutonium and these minor actinides together are called transuranic elements. Quindi il plutonio e gli actinidi minori sono catalogati, chiamati elementi transuranici perché sono più pesanti dell'uranio sulla tavola periodica. And here you see on this figure, I show you how dangerous these elements are as function of time. In quel grafico è mostrata praticamente la radiotossicità, che si può anche intendere in termini di pericolosità di questi elementi in funzione del tempo. The unit is called sievert, 1 sievert. L'unità di misura che si usa per misurare la radiotossicità, quindi la pericolosità dei rifiuti, è chiamata sievert. Yes. And how much is a sievert? Of course, this is a difficult thing to know. E quindi quanto è un sievert? Questa è una cosa difficile da capire. So here I have a meter which measures the natural radioactivity. Quindi lui ha uno strumento che misura la radioattività naturale. So right now it's 0.2 microsievert every hour in this room. Quindi adesso